L'ordine del giorno, come sapete, reca l'audizione dei rappresentanti di Assocanapa, Federcanapa e Associazione Canapa Sativa Italia nell'ambito delle discussioni delle risoluzioni Benedetti, Cenni, Gagnarli, Caretta e Nevi sulle iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivanti da cannabis sativa. Avverto in via preliminare che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento tale audizione può essere trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se non vi sono obiezioni dispongo l'attivazione dell'impianto. Visto che questa Commissione con la Commissione Sanità, Affari Sociali qui alla Camera ha già cominciato un po' nel passato a discutere di questi temi, poi le Commissioni hanno deciso di separare le questioni agricole dalle altre questioni, quindi ecco, le Commissioni vertiranno solo su temi prettamente inerenti all'attività agricola e non di altri temi. Per l'Associazione Canapa Sativa Italia, prego, sempre massimo 10 minuti. Buongiorno signor Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli membri della Commissione tutti per l'opportunità di essere audito. Sono Mattia Cusani e rappresento l'Associazione Canapa Sativa Italia. Ringrazio gli onorevoli parlamentari per l'impegno dedicato alle risoluzioni, oltre che tutti i rappresentanti delle associazioni per il lavoro che hanno svolto qui oggi e per i contributi che hanno dato e continueranno a offrire. Abbiamo studiato attentamente le risoluzioni depositate in questa sede e dopo alcune premesse proverò a fornire nella maniera più accurata possibile la posizione, il punto di vista e i contributi degli operatori del settore di cui faccio parte. La nostra associazione si sta impegnando, fin dalla sua costituzione, per far sì che questo settore riesca a svilupparsi nel pieno rispetto delle regole. Per questo motivo abbiamo bisogno della definizione di una normativa chiara, come è stato già detto, che ci metta nella condizione di lavorare al meglio. Questo perché uno dei rami più fiorenti della canapa, quello del mercato delle infiorescenze, è stato in assoluto quello che ha portato il maggiore sviluppo economico di questo settore. Tuttavia, a causa del fumus legislativo, si è registrato il collasso di migliaia di attività commerciali che stanno spingendo gli agricoltori e le aziende specializzate a chiedere una normativa inequivocabile affinché questo non debba ripetersi. Chiediamo quindi con estrema urgenza di intervenire in maniera efficace e ricreare le condizioni che possano consentire al nostro Paese di essere nuovamente soggetto trainante in questo particolare ambito. Ciò può rappresentare l'occasione di creare concretamente numerose possibilità di lavoro, soprattutto nelle zone più marginali e svantaggiate, che sono appunto quelle più ricche di potenzialità latenti. La soluzione che proponiamo oggi è quella di ribadire, sotto forma di decreto, il seguente dispositivo, già enunciato dal Ministero delle Politiche Agricole nella circolare 23 maggio 2018 sul florovivaismo, e cioè la produzione e la commercializzazione di infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale non è soggetta ad autorizzazioni e rientra anche nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali produzioni derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e comunque certificate. Quindi è altresì da tenere in considerazione la possibilità, come è stato detto, di inserire la cannabis in tutte le sue parti nell'elenco delle piante officinali, importante anche e non solo in questo elenco. E infine ritenere lecita, assolutamente da ritenere già lecita con la normativa attuale, la cessione da parte delle aziende agricole del raccolto ottenuto delle coltivazioni di cui la legge 242/2016 in forma di biomassa, per la fornitura e le attività industriali, per l'ottenimento di preparati contenenti cannabinoidi, non eccedenti le percentuali previste dalle normative di riferimento appunto per le tipologie di prodotti previsti dall'articolo 2 della legge stessa. Quindi a parere nostro, ma soprattutto alla luce delle esperienze in ambito giurisprudenziale maturate negli ultimi 30 anni, il limite percentuale di THC sotto il quale la sostanza non può essere considerata drogante è quello già previsto dalla legge, esplicitato dalla tossicologia forense e ribadito da diversi tribunali, lo 0,5%. Tuttavia è necessario chiarire che ogni singolo prodotto andrà normato per dose a confezione. Infatti i limiti dovranno essere diversi
a seconda dell'uso specifico su cui il prodotto è destinato, prevedendo quindi anche specifici codici doganali per l'esportazione. A questo proposito vorremmo ribadire anche noi che la legge non prevede l'istituzione del tavolo di filiera che, come avviene per altre colture, avrebbe il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto. Ciò consentirebbe di mettere in luce le potenzialità e le criticità, individuando le linee di ricerca che risultano più urgenti da perseguire. A titolo di esempio risulta fondamentale la redazione di un disciplinare condiviso da tutti gli operatori e in concerto con il Ministero delle Politiche Agricole. Ciò favorirebbe lo scambio di informazioni, indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione. Diventa importantissimo disciplinare la destinazione d'uso alimentare di tutte le parti della pianta, ivi comprese foglie e fiori, impegnando il Ministero della Salute a individuare la soglia drogante, tenendo però in considerazione gli esiti della votazione dell'ONU prevista a primavera 2020. Siamo qui, è importante ricordare che le indicazioni percentuali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono infatti molto meno restrittive e arrivano fino all'1%. E saranno queste percentuali a essere oggetto di valutazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Riteniamo fondamentale, per salvaguardare la vita dei piccoli e medi produttori, che attualmente rappresentano la più grande percentuale degli operatori del settore, i piccoli e i medi produttori, non assoggettare all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il mercato di infiorescenze di canapa industriale. No monopolio. Condividiamo l'importanza di incentivare la sperimentazione di nuove varietà di canapa per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e della tipicità italiana, liberandoci dal gioco della leadership francese sulle varietà selezionate. Aggiungiamo inoltre che è necessario impegnarsi per adottare iniziative volte a ottemperare quanto riportato nel decreto del 5 aprile 2011, quindi si parla di riproduzione agamica già dal decreto del 5 aprile 2011, per quanto concerne registrazione e commercializzazione di varietà appunto a propagazione agamica. Questo è un aspetto cruciale da chiarire, in quanto permetterebbe di avere maggiore stabilità e certezza del rispetto dei limiti, facilitando anche i lavori, soprattutto i lavori di controllo delle forze dell'ordine, e aumenterebbe la competitività mondiale del prodotto Made in Italy. In Italia abbiamo tra i maggiori esperti al mondo di questa pianta e lo sviluppo scientifico genetico è fondamentale se vogliamo diventare un vero traino per il mondo, quindi è fondamentale questo aspetto, non si può sottovalutare. Quindi la corretta impostazione di una filiera della canapa per l'Italia può costituire un modello virtuoso di economia circolare. Grazie alla varietà dei metodi di produzione e alla poliedricità propria del prodotto canapa, dando seguito alle sperimentazioni in corso e sciogliendo questi nodi normativi, si potrebbe finalmente attuare un processo di sviluppo della green economy. Dobbiamo dare la possibilità alle migliaia di lavoratori del settore, con un'età tra i 35 e i 40 anni, la più vessata dalle recenti crisi, di esprimere appieno le proprie potenzialità, attraverso un processo che porterebbe benefici per tutte le tipologie di capitale di cui un sistema economico necessita per funzionare. Ci teniamo infine a evidenziare come sia urgente e fondamentale smarcare la coltivazione della canapa da numerosi e infondati pregiudizi, luoghi comuni ed etichette sociali e partitiche. La canapa non ha nessun colore politico. Quella di oggi è l'occasione per ribadire quanto sia necessario il vostro sostegno affinché questo settore possa finalmente decollare, contribuendo sensibilmente allo sviluppo del Made in Italy e del possibile ruolo di leadership in Europa e nel mondo. Grazie a tutti. Grazie. Immagino ci siano interventi da parte dei colleghi. Chi comincia? Se no intervengo io e poi così. Allora, sulla due questioni volevo sollevare, perché la questione della riproduzione agamica è stata sollevata su due interventi. La legge 242 prevede la semina solo da seme, quindi se non c'è una modifica normativa penso che non si possa attuare.
però mi ricordo quando ci fu un dibattito su questo tema era perché comunque i semi sono sotto brevetto, quindi la riproduzione agamica in qualche modo violerebbe la brevettabilità di chi ha fatto quella semente. Ora su questo dovremo fare degli approfondimenti, ma mi ricordo le difficoltà per questo tipo di approccio. Poi l'onorevole Cenni credo che voleva intervenire. Prego. Tanto ringrazio ancora una volta gli auditi per essere tornati, diciamo, a darci una mano su questi temi. Ovviamente mi rendo conto che è complicato alla luce del livello che abbiamo raggiunto nel dibattito nel Paese e anche la gran confusione che è stata generata sul dibattito, diciamo, che riguarda questa materia. Mi rendo conto che non è facile separare tutta la parte di competenza agricola da altre parti, cioè è difficile dire noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l'agricoltura senza toccare alcune competenze della sanità, eccetera. Però un pochino questo sforzo noi dovremo provare a farlo, perché dal momento in cui non siamo più in commissioni congiunte e stiamo continuando questo lavoro da soli, perlomeno diciamo cercando di individuare nelle nostre risoluzioni quei punti su cui chiedere un impegno al governo tale da consentire agli agricoltori di poter fare il loro lavoro. Credo che questa sia la volontà di tutti noi, anche se con sfumature diverse, e quindi su quello proveremo a lavorare. È chiaro che una certezza serve a tutti, e quindi prima di tutto credo che siamo tutti convinti che dobbiamo modificare quella parte della legge che abbiamo approvato nella scorsa legislatura per la parte che riguarda il THC, e quindi chiarire almeno, diciamo, quel passaggio. E non so se sarà poi necessario un intervento normativo almeno da parte del governo. Ovviamente è fondamentale che il tavolo di filiera si instauri, perché altrimenti manca una base fondamentale anche di confronto fra tutti i soggetti della filiera, così come io trovo interessante il tema dell'utilizzo di tutta la pianta. Però vorrei farvi un paio di domande anche rispetto alle cose importanti che io ho ascoltato stamani. Voi avete fatto riferimento sia agli esiti dell'ONU e dell'OMS, quindi a pronunciamenti che sarebbero più favorevoli, quindi pronunciamenti ufficiali che sarebbero più favorevoli del quadro che si apre all'indomani della sentenza della Corte. E poi ho sentito dei riferimenti anche rispetto alle normative di altri paesi europei. Ecco, volevo chiedervi se su questo potete essere un pochino più precisi e aiutarci. Ci sono altri interventi a parte dei colleghi? Se no aggiungo una questione che è stata sollevata su una materia che non riguarda il Ministero dell'Agricoltura, ma il limite del THC negli alimenti. Lì c'è stato un approfondimento a parte del Ministero che è durato più di un anno, credo, perché la legge 242 insomma, è passato un po' di tempo, e hanno fatto quell'istruttoria, quindi certo è che se bisogna rimettere in discussione questo non avremo mai questi limiti del THC, però per carità magari partire da quei limiti e poi fare una valutazione post tranquillizzerebbe secondo me gli operatori, poi fermo restando che magari sugli alimenti con dei lavaggi particolari del seme si può anche abbassare il contenuto, però era solo dal punto di vista organizzativo delle procedure che non riguardano però questo Ministero. Chi aggiunge degli auditi qualcosa, prego. Volevo rispondere alla domanda del Presidente sulla riproduzione agamica. Allora, noi abbiamo già dal 1971 una legge che prevede l'istituzione obbligatoria per ciascuna specie di vegetale dei registri di varietà, aventi lo scopo dell'identificazione delle varietà stesse. Il decreto legge 5 aprile 2011 istituisce una procedura che regola l'iscrizione di queste piante a propagazione agamica. Chiaramente è necessaria una modifica legislativa che riconduca alla 242 le piante registrate a questo scopo. È necessario poterle registrare. In realtà nella procedura è già prevista la determinazione del contenuto di THC ed è già previsto dalle tabelle del CPVO come dar seguito a questa cosa. Di conseguenza un inserimento nella legge, un richiamo a questo decreto potrebbe già consentire l'iscrizione di queste nuove varietà e successivamente la commercializzazione sulla base di una valutazione di non offensività
delle piante registrate. Questo perché la singola pianta, non stiamo parlando di una famiglia quando si utilizzano i semi, la singola pianta consente di avere certezze in termini di contenuto di cannabinoidi e in termini di controllo. Le forze dell'ordine potrebbero, con una sorta di pap test veloce, genetico, verificare l'identità di questa pianta e immediatamente dirimere tutti i dubbi circa i controlli, circa l'identità della pianta stessa. Per quanto riguarda le esperienze degli altri paesi, volevo soltanto aggiungere che noi adesso subiamo il mercato soprattutto dalla Svizzera che con una normativa di favore appunto all'1% riesce nella produzione a sovrastare le qualità italiane e a schiacciare il nostro mercato. Dovete sapere che la canapa industriale è tante cose, ma le infiorescenze rappresentano effettivamente quello che diffonde tra le persone, cioè quello che può essere una crescita qualitativa di questo settore. L'Italia è un paese che ha sempre lavorato sulla qualità e soprattutto sulla nicchia. Noi non dovremmo diventare dei contoterzisti, noi abbiamo bisogno di dominare questo mercato sulla qualità. La ricerca genetica ci potrebbe consentire anche uno sviluppo nell'alimentare e un'esportazione verso i paesi adesso anche extraeuropei che stanno accettando la cannabis e che ci consentirebbe di conseguenza di diventare leader anche di questo settore. Grazie, se non ci sono altri interventi a parte vostra vi ringrazio, quindi dichiaro conclusa questa fase di audizione.